Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Breakthrough. Cerchiamo in questo nostro viaggio di raccontare quelli che sono i progetti di crescita delle aziende, delle imprese italiane. Lo facciamo come sempre con i protagonisti del settore. Eccolo qui a Michele Bruno, Managing Director di AM Group. Ciao Michele. Ciao Silvia. E ben trovato anche ad Alberto Gennarini, Founding and Managing Partner Vitale. Ciao Silvia. Allora, grazie perché anche oggi abbiamo tanti temi da raccontare, abbiamo parlato delle caratteristiche e degli strumenti per avviare un progetto di crescita. In questa puntata, in questo appuntamento, vogliamo parlare di crescita dimensionale, quindi qual è il ruolo dell'M&A e come gestire con successo l'integrazione. Io partirei proprio da te Alberto perché vorrei capire quanto davvero oggi è fondamentale l'M&A per una crescita, per la crescita delle aziende. È una domanda molto interessante perché io faccio M&A da più di 30 anni e effettivamente 30 anni fa il problema della crescita era diverso rispetto ad oggi. I mercati crescevano, le aziende si espandevano in tutto il mondo e quindi c'era una dinamica di crescita e di flessibilità che era la caratteristica essenziale dell'azienda. E tante aziende sono cresciute. Oggi, e proprio tu hai sottolineato questa parola, è tutto diverso, nel senso che i mercati sono diventati più complessi, e il mercato è diventato globale, quindi la globalità del mercato implica conoscenze, persone, scelte strategiche molto precise e l'M&A aiuta tantissimo in questo perché comprare un'azienda vuol dire in alcuni casi comprare un concorrente, in altri casi comprare un'azienda forte in un mercato geografico, in altri casi un'azienda con dei prodotti che sono complementari, diciamo, ai tuoi prodotti. Quindi dà un grandissimo aiuto alla crescita dimensionale. Direi che oggi è fondamentale avere le capacità economiche e anche evidentemente organizzative di persone per fare questa crescita. Allora vado da Michele per capire come bisogna organizzarsi per gestire tali progetti. Grazie. Io ti rispondo un po' da due punti di vista, da una somma di esperienze. Come IM sono tanti anni che noi accompagniamo le aziende nella realizzazione di questi progetti, però credo che possa essere interessante sentire la nostra esperienza diretta, nel senso che noi ci siamo resi conto che il mercato in cui operiamo si sta consolidando e abbiamo deciso di partire noi stessi come IM in un processo di crescita attraverso attività di M&A. Quindi ti racconterei un attimo su come ci siamo organizzati. Allora, prima di tutto all'interno noi abbiamo un consiglio di amministrazione e un executive committee, che è il consiglio di amministrazione include oggi anche i soci di minoranza, che sono un fondo di private equity, l'executive committee è il management operativo, diciamo, del gruppo. Quindi non solo abbiamo fatto un primo percorso per dotarci degli strumenti, quindi ci siamo attrezzati. La prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo attrezzati. Abbiamo fatto un classico percorso di scelta di un investitore e abbiamo fatto entrare in minoranza un fondo di private equity. E questo succedeva, è stato concluso 1 anno e 3 mesi fa. Da quando abbiamo il fondo di private equity abbiamo fatto, esattamente con le logiche di cui parlava prima Alberto, un'acquisizione per penetrare un mercato dove non eravamo presenti, in Svizzera, un'acquisizione in Germania per consolidare il mercato e un allargamento dell'offerta in Francia. Quindi coprendo esattamente le 3 logiche classiche per cui uno fa un'attività di M&A. Allora, come ci siamo organizzati? Non solo, ovviamente l'executive committee ha avuto il ruolo operativo di scegliere i target, di approcciare con una proposta di valore le aziende che volevamo acquisire, ma il team operativo poi è stato fatto fondamentalmente da noi, dell'executive committee, più 2 persone del fondo. Allora, le 2 persone del fondo ci hanno portato moltissimo valore, dovessi dire, sia nel tutto quello che è la valutazione economica e finanziaria dei target, nel definire il prezzo, no? Nel negoziare il percorso di acquisizione e dovessi dire ci hanno anche aiutato molto nel colloquio con le banche, perché io mi ricordo un po' di anni fa quando siamo andati dalle banche
per chiedere delle risorse. In quanto gruppo di partner internazionali la risposta è stata: mettetecele voi, più o meno. No, il momento in cui siamo andati accompagnati da un fondo di private equity, che ovviamente è un cliente ricorrente per le banche, non dico ponti d'oro, però siamo riusciti a ottenere francamente delle condizioni molto buone in condizioni di mercato che, come sappiamo, nell'ultimo anno non sono state particolarmente favorevoli. Certo. Quindi come organizzarsi? Bisogna organizzarsi sia internamente, ma come dicevo prima, farsi accompagnare da dei professionisti. In alcuni casi possono essere degli advisor, nel nostro caso, avendo già in casa degli investitori professionali, ci siamo fatti accompagnare dai membri del nostro investitore di minoranza. Allora Alberto, Michele ci ha raccontato proprio il percorso, il suo percorso in maniera concreta, quello che è successo a loro, ma quali sono gli attori protagonisti di questo processo di M&A? È un'analisi molto approfondita, secondo me, perché poi comprare un'azienda bisogna comprare anche delle aziende giuste, perché poi vuol dire integrarle, vuol dire spendere del tempo, delle energie oltre che dei soldi, e quindi è molto importante, secondo me, che vengano analizzati i target, che siano dei target corretti. In generale, diciamo, si parte comunque dal top management. Spesso e volentieri il top management ha delle idee e soprattutto in alcuni casi si utilizzano dei consulenti specializzati in questo, diciamo, sia sulla parte finanziaria, perché in generale un advisor finanziario aiuta a diciamo, analizzare il target sotto il profilo dei numeri economici, a fare delle valutazioni finanziarie che poi servono per il consiglio di amministrazione e diciamo ad aiutare anche a reperire i mezzi finanziari per l'operazione. Ma questo lavoro è un pezzo del lavoro che viene fatto, perché spesso e volentieri ci sono i consulenti strategici che lavorano specificatamente su un singolo mercato o su una singola azienda, andandone a definire tutta una serie di aspetti positivi o negativi o criticità nelle operazioni, e svolgono un ruolo molto importante sotto questo punto di vista. Quindi è un lavoro di squadra dove evidentemente il board e il top management devono svolgere il ruolo da protagonisti, però supportati da queste figure che in qualche modo danno tutta una serie di informazioni che poi possono servire per andare a realizzare la migliore operazione possibile. Certo. Torno da Michele per capire se ha sempre senso poi integrare le acquisizioni. Come sempre non c'è in questi temi una risposta univoca. Credo che la risposta sia SNI. Ci piace. No, nel senso che secondo noi, l'abbiamo visto succedere tante volte, fare delle acquisizioni e dimenticarsele è sempre un errore. Fare delle acquisizioni magari da un imprenditore e lasciare che l'imprenditore gestisca come ha sempre gestito, tipicamente non crea quella produzione di valore che invece si vuole fare. E quindi è una scelta di cosa si vuole integrare, cosa e perché. Allora, ci sono dei contesti in cui, e di nuovo magari faccio riferimento alla nostra esperienza diretta, no? Al di là di quello che facciamo per i nostri clienti. In Germania abbiamo acquisito un'azienda che ha una diversa copertura geografica e un posizionamento in parte sovrapposto e in parte no. Allora, sicuramente tutta la parte, essendo due aziende nello stesso paese, sicuramente tutta la parte, chiamiamola di back office, il reporting, la parte amministrativa e anche la gestione delle risorse umane verrà integrata. L'approccio al mercato invece verrà integrato parzialmente. Una parte è la parte che è sovrapposta con quello che IM già fa in Germania, verrà integrata, l'altra invece rimarrà autonoma sul mercato con il suo brand. L'attività in Svizzera, dove noi non eravamo presenti, verrà integrata totalmente, vuol dire diventa un ufficio come tutti gli altri e progressivamente assumerà anche il brand IM. Quello che abbiamo acquisito in Francia, essendo un'azienda che ha un'offerta di servizi diversa e serve clienti parzialmente diversi, rimarrà autonoma, quindi di nuovo verrà integrata esclusivamente per gli aspetti, chiamiamoli, di back office. Quindi è una scelta in cui alcune cose, alcune battaglie vanno vinte
Sicuramente i sistemi di controllo di gestione, spesso la parte IT, di informatica, ha senso gestirla e integrarla con specialisti. In altri casi invece si distrugge valore a integrare delle cose che invece non hanno bisogno di essere integrate. Ultime due domande e poi chiudiamo questo nostro spazio. Come si definiscono, Alberto, i target? Diciamo che Michele ha dato prima una bella esemplificazione concreta, no? I target sono un lavoro molto importante da fare, perché è quel lavoro prioritario che consente poi all'azienda di andare a fare l'execution del proprio piano strategico di acquisizione, no? Quindi in generale anche in questo caso il management assieme a dei consulenti identificano i mercati o i prodotti che si vogliono, diciamo, prendere o aggredire, e in questo senso poi si va a fare l'execution, quindi un advisor finanziario aiuta nei contatti e si apre una fase che spesso e volentieri ha a che vedere anche con quelle che sono le aspettative dell'azienda da acquisire. Ci sono dei casi in cui l'imprenditore o il management non è favorevole e spesso e volentieri c'è una dialettica molto molto importante, quindi la definizione dei target è importante, perché spesso e volentieri non è il singolo target che ahimè è pronto per essere acquisito, ma ci sono più aziende che possono essere analizzate e viste in relazione ai mercati che poi si vogliono cogliere, insomma, sotto questo punto di vista. Certo. Ultima domanda per Michele: come si guida questo percorso di integrazione e creazione poi di valore che deve avvenire dopo l'acquisizione? Di nuovo è un caso dove ci sono forse delle linee guida metodologiche, ma poi ogni caso è leggermente diverso. Direi che i punti fondamentali che abbiamo imparato seguendo le aziende in questo percorso è che ci sono degli ambiti che si decidono di integrare sicuramente, e lì deve essere evidente chi comanda, chi prende le decisioni. E tipicamente quando l'azienda che acquisisce vuole integrare un processo, tipicamente il controllo di gestione, il reporting economico e finanziario, deve essere chiaro che c'è, come dire, il blueprint dell'azienda che ha acquisito, che estende i suoi progetti, i suoi processi, i suoi strumenti all'azienda acquisita. Lì deve essere molto chiaro. Ci sono degli ambiti in cui neanche il top management ha ancora deciso se ha senso integrare e cosa. Allora, tipicamente lì ovviamente la leadership è del management funzionale o del management del particolare processo, e tipicamente si va a vedere quale dei processi, l'organizzazione, gli strumenti delle due aziende hanno più senso, e si cerca di perseguire questo concetto di best of both, no? Hai due potenziali scelte, devi capire quali elementi dell'azienda A, quali elementi dell'azienda B ha senso mantenere e sviluppare. In questo caso qua, nella nostra esperienza, è fondamentale avere un arbitro indipendente, competente, che guida questo processo. Se no le due aziende tipicamente non riescono a portare avanti nel tempo che serve, quindi poi il progetto di integrazione, come avrai capito nella nostra filosofia, è un progetto, quindi ha una scadenza degli obiettivi. Se tu metti insieme dei team e non gli metti un arbitro, quindi è necessario no, una figura alla fine esterna alla fine il tempo procede, l'obiettivo scorre e l'obiettivo non viene raggiunto. Quindi assolutamente, come dici tu, serve un arbitro esterno su questi processi. E allora siamo arrivati alla fine di questo appuntamento. Io come sempre ringrazio Michele Bruno e Alberto Gennarini, grazie, sempre precisi nelle loro risposte. Vi rimando però al prossimo appuntamento, perché parleremo di cosa vuol dire essere globale. Lo scopriremo nel prossimo appuntamento. Grazie di averci seguito. Grazie. Grazie Silvia.